Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. L'argomento di cui oggi vi voglio parlare è la congiunzione tra Giove e Nettuno, entrambi a 23 gradi e 58 minuti nel segno dei Pesci. Questa congiunzione avverrà il 12 aprile alle 16:42 ed è importante perché si verifica ogni 166 anni. Infatti, l'ultima volta che questi due pianeti si sono congiunti in questo segno è stato il 17 marzo 1856. La congiunzione in realtà avviene ogni 12-13 anni circa, ma quest'anno entrambi i pianeti sono in domicilio, perciò esprimeranno al massimo la loro potenza dopo ben 166 anni. Andiamo ora a vedere che cosa comporta per tutti noi la congiunzione di Giove e Nettuno nel segno dei Pesci. Innanzitutto dobbiamo considerare le simbologie dei due pianeti. Giove in questo segno simboleggia la connessione profonda con lo spirito e l'espansione spirituale. Essendo i pesci l'ultimo segno zodiacale, rappresenta il completamento di un viaggio, il processo di trasmutazione, mettendo ognuno nella posizione di decidere cosa è pronto ad abbandonare prima dell'inizio di un nuovo ciclo segnato dall'ingresso in Ariete dell'11 maggio. Si tratta di arrendersi alla volontà divina e lasciarsi guidare oltre la logica della mente. Bisogna imparare a fidarsi di ciò che non si può vedere, ad avere fiducia nei nostri sensi attraverso ciò che sentiamo. Giove rappresenta l'espansione, la crescita, la saggezza superiore. Con Giove in pesci espandiamo la nostra comprensione spirituale. Questo annuncia un periodo di maggiore intuizione e consapevolezza sui temi delle nostre vite in cui speravamo di più. Può darci intuizioni che in altri momenti non avremmo avuto. Durante questo periodo è anche possibile sentirsi scoraggiati, sconfitti, sopraffatti o depressi. Per alcune persone altamente sensibili, questo potrebbe essere il momento di cercare la solitudine per esplorare la propria creatività e i propri doni spirituali. È importante durante questo periodo essere consapevoli dei propri limiti energetici e sapere quando dire no, in modo da non sentirsi esauriti. Passiamo ora a Nettuno in pesci e al suo regno etereo oltre il fisico. Nella vibrazione più elevata possiamo sperimentare un aumento dell'attività onirica, maggiori capacità intuitive e una sensazione di interconnessione compassionevole con l'umanità e i cieli. Al contrario, la vibrazione più bassa dell'espressione potrebbe amplificare le tendenze di evasione sotto forma di dipendenze, pensieri chimerici e persino una propensione a illuderci. Non importa dove operiamo, nello spettro delle possibilità ci sarà certamente una mancanza di chiarezza, confusione e annebbiamento in termini di ciò che è reale nella nostra vita personale e nel mondo che ci circonda. La congiunzione di Giove e Nettuno, pertanto, metterà in evidenza le caratteristiche sia positive che negative di entrambi i pianeti. Saranno evidenti le tendenze all'eccesso, all'idealismo, alla creatività, ma anche all'ingenuità. L'impulso di espansione di Giove potrebbe incoraggiare a spingersi oltre le proprie effettive capacità. È probabile
che la sfera delle relazioni sia fonte di molte lezioni e rifletta molte tendenze verso quelle qualità meno realistiche di Giove e Nettuno che sono presenti in una personalità non integrata. Questo è oltremodo vero in quanto la congiunzione si verificherà nella settima casa delle relazioni stabili, del matrimonio e delle associazioni. Eppure, questo ideale di relazione persisterà ancora, spesso nonostante molte esperienze deludenti nel corso degli anni. Probabilmente è più saggio essere più attenti nelle relazioni, perché se non si è consapevoli di ciò che sta accadendo, la vita amorosa potrebbe essere molto dolorosa. Molte relazioni falliscono oggi a causa della reciproca ignoranza di sé, dove le proiezioni interiori delle illusioni e gli schemi dell'anima animus si sovrappongono alla vera natura dei partecipanti, fino a quando il tempo non li dissolve e ogni partner si sveglia per rendersi conto che sta vivendo con un estraneo. Quando la delusione colpisce, c'è la tendenza a ritirarsi in un mondo fantastico privato. Questo può essere usato positivamente come tecnica di autoguarigione, ma bisogna evitare qualsiasi tentazione di usarlo puramente come scappatoia, perché se lo si fa si rischia di perdere il contatto con la realtà. A livello più macroscopico, in questo periodo si sta assistendo alla formazione di gruppi di persone sempre più numerosi che stanno costruendo una società alternativa a quella repressiva e inumana dei governi. Sono persone non allineate alla narrativa ufficiale e che hanno compreso alla perfezione il grande inganno di cui siamo stati vittime negli ultimi 2 anni e oltre. Da ricordare che l'inganno è una prerogativa di Nettuno che, se da un lato annebbia il discernimento elementi, dall'altro permette a chi è pronto di vedere oltre il velo dell'illusione, oltre il velo di Maya, e di conseguenza di proiettarsi in un nuovo sogno collettivo, le cui caratteristiche principali, dettate da Giove e Nettuno, sono una rinnovata spiritualità che fuoriesce dall'espansione della propria anima e coscienza, dalla connessione con il cosmo e i cicli della natura, dalla compassione e aiuto verso il prossimo. Si ricerca il divino nella propria vita e nelle cose che ci circondano. Il vecchio paradigma di divisione, che abbiamo vissuto per lungo tempo, crolla per dar luce a un nuovo mondo, a una nuova era. La trappola che può scaturire da tutto ciò è che questo sogno rimanga tale, in quanto frutto di un momento storico dove è la realtà esterna a spingere gli individui a ricercare una più alta aspirazione e alti ideali e non una spinta interiore vera e profonda. Negli individui che cercano di cambiare il mondo, ma non sono pronti a trasmutare se stessi, si può verificare una grande caduta delle illusioni con conseguente stato depressivo. Mentre per tutti gli altri questa è un'occasione unica per sognare in grande e realizzare ciò che il maestro interiore spinge a compiere. Sicuramente, per entrambe le tipologie di individui, questo è un momento di
guardare bene in se stessi per capire chi siamo nell'universo e quale posto vogliamo occupare. Senz'altro è un test per comprendere a che punto siamo nel nostro percorso evolutivo, personale e collettivo. Voglio concludere questo video con una curiosità. Come abbiamo detto all'inizio, l'ultima volta che Giove e Nettuno sono stati in congiunzione in pesci era il 1856. Gregor Johann Mendel, che era un biologo e un abate agostiniano, quindi persona benissimo rappresentata da Giove in quanto esponente religioso e da Nettuno in quanto biologo, in quell'anno iniziò le sue ricerche sulla genetica e sui caratteri ereditari, venendo poi considerato il precursore della moderna genetica. Non a caso, ora che l'aspetto planetario si ripresenta dopo 166 anni, stiamo assistendo a nuove sperimentazioni genetiche, in quanto le inoculazioni che sono state effettuate sulla gran parte della popolazione mondiale modificano il DNA dell'essere umano, in quanto sieri genici, con ripercussioni sulla prole. Tutto ciò permette ai governi di effettuare sperimentazioni genetiche a livello mondiale sugli individui adulti e sperimentazioni sull'ereditarietà della prole nata da questi soggetti, proprio come Mendel fece a suo tempo. Lascio a voi ogni considerazione. Per oggi è tutto, vi ringrazio di avermi seguita, iscrivetevi al mio canale e mettete like se vi è piaciuto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!